benvenuti, noi siamo Natus. Il video flat ha scatenato insulti, discredito, minacce, senza la minima obiezione riguardo le tematiche trattate. Semplicemente un branco di maleducati senza palle. Prevedibile. Vi sfugge la domanda: esistiamo nel modo in cui crediamo di esistere? Molti di voi vogliono chiarimenti su alcuni aspetti da noi affrontati nei contenuti precedenti, chiedendoci più metodica. Bene, partiamo dal moto terrestre. Secondo l'esperimento Michelson e Morley che trovate nel video terraferma, il nostro piano è stazionario. La luce non mente. La prova madre, il giroscopio, strumento fisico che consente di mantenere un asse di rotazione fisso indipendentemente dal movimento attorno ad esso. Ciò accade grazie alla legge di conservazione del momento angolare e avviene esclusivamente attraverso il collegamento meccanico dell'asse di un rotore con una sospensione cardanica. Il primo ad utilizzarlo nel 1852 fu Léon Foucault, fisico francese, studioso del movimento della Terra. Secondo la storia, Foucault riuscì a dimostrare col giroscopio proprio la rotazione terrestre. Vediamo. Una volta acceso, il giroscopio manuale o elettrico manterrà l'asse di rotazione fisso qualunque siano i movimenti del sistema intorno. Anche questo è un giroscopio. Pure questo. Sono stati fatti tanti esperimenti. Ma come funziona? Se il sistema tutto attorno si muove e l'asse interno resta fisso, significa che la Terra gira. Sì, perché se la Terra ruota di 360 gradi in 24 ore, lo strumento dovrà evidenziare la sua linea immobile sopra una superficie che si sposti di 360 gradi, dandoci così la prova schiacciante e meccanica inconfutabile che la Terra si muove. Osserviamo. Niente, immobile, tutto fermo, in tutte queste ore neanche un cenno. Beh, ovvio, d'altronde tutti i tentativi dopo Foucault sono falliti miseramente, nonostante i nostri giroscopi siano meno rudimentali. Signori, e se Foucault si fosse preso il merito di un qualcosa di inesistente? Insomma, la meccanica è come l'acqua, non mente, ma il banco vince sempre, giusto? Ed ecco l'effetto Coriolis. Divulgatori scientifici spacciano formule su formule per dimostrare una forza apparente capace di far ruotare gli uragani e gli scarichi del bagno in senso orario se ti fai il bidet nell'emisfero nord ed anti-orario se te lo fai in Australia. Basta, vi prego, per l'acqua del cesso consultate Wikipedia, tanto ormai abbiamo capito che la maggioranza delle forze sono inventate e vengono applicate alla cazzo. Perché l'effetto Coriolis vale per un proiettile sparato in aria tanto da risentirne la traiettoria, mentre non vale per i velivoli, anche perché se la Terra si muove, gli atterraggi sarebbero tutti di fortuna. Insomma, va bene credere alle stronzate, ma fino ad un certo punto. Uragani e scarichi dell'acqua ruotano in entrambi i versi ovunque e gli aerei atterrano tranquillamente sulla Terra ferma. Domanda da 1 milione. Se la Terra e l'atmosfera ruotano costantemente verso est ad oltre 1000 miglia orarie, come fa un aereo di linea che viaggia a 500 miglia orarie ad arrivare in destinazioni ad oriente prima che quest'ultime doppino l'aereo stesso? Gente, vi hanno educato a non credere ai vostri occhi, ma bensì ad un sistema contraffatto che richiede cieca obbedienza nonostante innumerevoli falle. Sì, perché ricordate, nessun esperimento ha mai davvero dimostrato il movimento della Terra. Quindi, come potrebbe essere realmente la nostra sezione toroidea e stazionaria, con un polo magnetico al nord che punta sempre la stella polare, un equatore lungo la linea mediana ed una cintura di ghiacci perenni chiamata Antartide, dove al di là di esse potrebbe risiedere altra vita? Loro, il tutto sotto un firmamento, una volta celeste su cui ruotano le luci siderali concentricamente attorno alla stella polare. Ma allora le stagioni? Abbiamo già trattato l'argomento, lo ripetiamo. Il Sole e la Luna sono più vicini e più piccoli. Descrivono un movimento circolare alternando giorni e stagioni più calde al nord, con il restringimento del
moto verso il polo o al sud allargando il moto verso l'esterno. Riflettete, se il Sole ruota sopra e attorno alla Terra ogni 24 ore, transitando regolarmente da tropico a tropico ogni 6 mesi, ne consegue che le regioni centro e nord ricevono annualmente molto più calore e luce solare delle regioni sud. Questo perché il Sole orbita più velocemente sopra la regione meridionale e più lentamente nella regione nord, il tutto nell'arco delle 24 ore, motivo per cui l'Artide è più caldo dell'Antartide, meno 30 gradi di media la prima, meno 60 gradi di media la seconda, e così i mesi diurni e notturni. Sarò franco con voi, al di là delle verità, tale modello è più semplice e logico di quello su base sferica. Seguitemi. Su Terra tonda, le differenze stagionali derivano dall'inclinazione dell'asse planetario rispetto ai raggi del Sole. Ed ecco il paradosso. Stagioni più fredde nell'emisfero boreale, proprio mentre la Terra risiede nel punto più vicino al Sole, e stagioni più calde proprio quando la Terra risiede nel punto più lontano da esso. E qui altra domanda da 1.000.000. Come può una piccola differenza di inclinazione influire così tanto, laddove una differenza di 5 milioni di chilometri di distanza influisce così poco? Follia. E poi saremmo noi gli idioti? Adesso fate attenzione. Rispondo personalmente ad un tema da voi citato in tantissimi commenti. La Luna. Ebbene, il modello terra piatta ne risolve le incongruenze. La versione ufficiale dice che la Luna ruota attorno alla Terra con un'orbita di 28 giorni, presentando però vari ordini di problemi. Primo, si descrive la Luna come molto più piccola del Sole, mentre la realtà mostra due corpi solidi quasi uguali. Secondo, si adduce la visione sempre della stessa faccia lunare ad un modo molto improbabile perfettamente sincronico alla Terra, ovvero periodi di rotazione e rivoluzione lunare identici. Ma, domanda da 1.000.000, se così fosse, i crateri nella faccia a noi visibile, da cosa sono stati provocati, dato che da sempre è rivolta solo a noi? Terzo, in un moto lunare così concepito, vedere la luna piena di giorno sarebbe impossibile, ma capita molto spesso. Quarto, alcune eclissi lunari non coincidono affatto alla Terra tonda. Aprite le orecchie, perché ora sbriciolo il modello sferico. La teoria del globo dice che, in fase di eclissi, la luna entra nel cono d'ombra della Terra che ne interrompe l'illuminazione da parte del Sole. Ergo, durante l'alba negli Stati Uniti l'ombra della luna dovrà essere in basso, necessariamente. Ebbene, New Mexico, eclissi lunare del 10 dicembre 2011, e l'alba, la luce del giorno aumenta, ma il cono d'ombra della luna è in alto, mentre invece dovrebbe essere in basso. Stesso fenomeno osservato nell'Illinois alle 6:30 del mattino. I find very interesting is I was expecting the shadow to come upward across the moon as it would go down and it would pass into shadow, and actually it's going the other way around. Nella terra piatta invece la luna, al di là della sua natura tonda, discoidale o chissà cos'altro, ha un'orbita poco più lenta di quella del Sole, 25 ore, così da rendere plausibile anche l'eclissi solare, fenomeno calcolato precisamente dagli antichi proprio sulla base della pianta a terra piana. Gente, decidete, o vi fate abbindolare dalla scienza ufficiale che non offre risposta a tante domande, o riflettete ponendovi qualche dubbio. Ad esempio, se la Terra ruotasse attorno al Sole, si troverebbe a stagioni contrarie nelle due posizioni opposte ad esso, A e B. Quindi, transitando da un punto all'altro dovremmo notare l'inversione dei giorni e delle notti, cioè la mezzanotte di giugno dovrebbe diventare pieno giorno in dicembre, ma nella realtà non avviene. Ed ecco che i maghi della NASA ci dicono che ogni 24 ore la Terra compie un grado in più di rotazione, non 360 gradi, ma bensì 361. Assurdo. Secondo loro, tale fenomeno, che a quanto pare vale solo per la Terra, manterrebbe invariati i giorni e le notti nelle due posizioni indicate, ed anche l'inclinazione dell'asse, 23 gradi e mezzo in giugno come in dicembre. Altra domanda da 1.000.000. Considerando che il polo nord punta sempre la stella polare, come può avvenire questo in entrambi i momenti A e B, distanti 3
tra loro 186 milioni di miglia e con un asse inclinato invariato? Mistero, a meno che non ipotizziamo un piano piatto, stazionario, sopra il quale ruota un firmamento di stelle concentricamente alla stella polare. Ma i maghi della NASA non si arrendono, giustificano il mancato calcolo del parallasse stellare fra la Terra in giugno ed in dicembre per via della troppa distanza della stella polare, 2,55 quadrilioni di miglia. Cazzo che cifre! Eppure la vediamo tranquillamente ad occhio nudo. Com'è possibile? Stelle meno distanti necessitano di un telescopio, ad esempio Sirio, Arturo, Vega, Betelgeuse. Gli astri sono visibili così, rispondono a leggi di densità diverse rispetto a quelle raccontate dalla fisica umana. E poi, perché il nostro cielo non cambia mai? Insomma, viviamo su di una palla che vaga con un moto di 1040 miglia orarie su se stessa, ruotando a 66.000 miglia orarie intorno al Sole, mentre il sistema solare si sposta nella Via Lattea a 490.000 miglia e l'intera galassia sfreccia nell'universo ad oltre 1 milione di miglia. Tutto questo senza che noi percepiamo alcunché. Ma scusate, percepiamo le correnti d'aria, d'acqua, la densità dei corpi, l'elettromagnetismo che causa terremoti e la velocità vorticosa del nostro sistema galattico non ci sfiora nemmeno e non ha effetto alcuno sui nostri sensi. Vi rendete conto che il modello proposto non coincide con ciò che vediamo? La stella polare è sempre al centro della rotazione di tutte le altre stelle e durante migliaia di anni le costellazioni sono rimaste fisse nello stesso punto, senza cambiare in alcun modo la posizione della loro traiettoria. Gente, se la Terra fosse una palla orbitante attorno al Sole, in una galassia sparata dal Big Bang, come afferma la NASA, sarebbe impossibile vedere sempre le solite costellazioni. Anzi, dovremmo osservare un cielo notturno completamente diverso ogni singola notte, e le stelle visibili non sarebbero mai le stesse per 2 volte di seguito. Lo capite che vi prendono per il culo da 2 millenni, esibendo leggi fatte di equazioni che rendono incompleta l'osservazione dell'universo e la critica al modello imposto? Non si tratta di terrapiattismo, ma di verità. Vi siete mai chiesti perché dopo i viaggi dell'ammiraglio Byrd, che rivelarono terre sconosciute oltre la catena antartica, venne stipulato nel 1959 da 48 nazioni un trattato mondiale che ne impedisce l'esplorazione? Perché secondo voi la famiglia Rockefeller ha sottoscritto il patto di non sfruttamento petrolifero antartico proprio contro i suoi stessi interessi? Il documento vieta l'attività militare in Antartide, eppure personale e attrezzature militari risiedono stabilmente lì, ufficialmente per scopi militari di scienza. Insomma, una sorveglianza armata costante avvolge il muro di cinta, che a quanto pare non deve essere oltrepassato. Difatti, dopo il 60° parallelo, la zona è off limits, aperta solo a visite guidate con solo 3 punti di accesso totalmente controllati. Perché? Cosa nascondono? Il modello tondo rende prigioniera la mente indagatrice. Ho una domanda da porvi. Mi chiedo, perché non consentire una missione antartica autofinanziata da un comitato di liberi pensatori muniti di tecnologia moderna, così da sfatare ogni dubbio? Invece no, creano solo distrazione. Democratici contro repubblicani, complottisti contro negazionisti, terrapiattisti contro terratondisti, noi contro loro, dimenticando la domanda più rilevante: perché siamo nati? Decodificare il modello Terra è necessario. In sintesi, se la Terra è piatta, vuol dire che mentono spudoratamente, distorcendo il senso della vita. Questi stronzi illuminati ci portano fisicamente e metafisicamente da luoghi di suprema importanza ad altri di completa indifferenza nichilistica, e loro lo sanno. Insomma, se devono inventarsi tutto questo cinema, significa che l'universo non è come lo raccontano. Domanda: possibile che il governo mondiale, una volta scoperto il firmamento, stia tentando in tutti i modi di oltrepassarlo, facendoci credere di averlo già fatto, guarda caso dopo le ultime scoperte in Antartico? Stranamente ancora oggi esiste una zona grande come gli Stati Uniti che non è mai stata visitata da esseri umani, che si trova oltre il Polo Sud, oltre mezza America. È sorprendente, deve trattarsi di un'area così grande che non è mai stata esplorata. But we are all
standing under a glass ceiling right now. Signori, forse dovremmo riflettere. Gli antichi lo ritraevano e guardate questa foto. L'unica sopravvissuta all'ultima missione antartica dell'ammiraglio Byrd. A voi non sembra una barriera? Forse un campo elettromagnetico, qualcosa che neanche un razzo riesce a superare. 3, 2, 1. La NASA lo sa, i vettori infatti prendono prudentemente una traiettoria a parabola discendente, come gli shuttle. A proposito, vi ricordate l'incidente dello Space Shuttle Challenger del 1986? Beh, sembra che 6 delle 7 vittime partecipanti alla missione risultino ancora in vita. Com'è possibile? Il vettore è esploso completamente. Altra farsa made in USA. Non siamo qui a dirvi a cosa credere, ma a cosa non credere. La verità è insita nella natura, come un'unica grande coscienza, un'intelligenza, una matrix che il codice divino di Fibonacci descrive alla perfezione. Sia che si tratti di modello sferico o piatto, ciò che esiste non è pura casualità. Svegliatevi, dovete farlo adesso, non c'è più tempo. Ci abituano all'idea di arsenali atomici che minacciano il futuro della vita, alla cancellazione di numerose specie terrestri, a ritmi da seconda grande estinzione, ad accettare che il petrolio venga definito fossile così da vendercelo a caro prezzo, che il veleno chimico irrorato dai velivoli sia solo vapore, così da ammalarci senza responsabilità, religioni che dividono popoli, guerra è bene, competizione è bene, dominio è bene, depauperazione è bene, crisi è bene, perfino tassare è bene, e ciò che ci stanno facendo accettare è il modello della menzogna. Come detto più volte, non siamo noi i terrapiattisti, siete voi i terratondisti. Tenete bene a mente, la verità è il prodotto del tempo e ricordate, Natus domina. Sono il Big Bang, l'inizio, la nascita della bolla, la purezza e il loro vizio, detestano la menzogna, sono l'universo dominato dalla gravità, il senso di appartenenza e la libertà.